check, via. Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti a questo primo tutorial. Allora, in tutti i video che ho caricato sul canale, in quasi tutti tranne nei giri più ovvi, tipo il giro del lago di Garda, c'è caricata sotto nella descrizione la traccia GPX da scaricare, quindi uno se vuole e vuole rifare lo stesso giro che ho fatto nel video può scaricarsi la traccia e seguirla. Mi sono arrivati un sacco di commenti e messaggi privati da persone che non sanno come utilizzare quella traccia GPX e anche quando ho fatto gli eventi fuoristradistici, la 1000 Sassi e il Queen Trophy, di cui trovate sempre i video nel canale, mi è capitato di essere con dei ragazzi che non sapevano assolutamente come utilizzare la traccia GPX e come seguirla. Allora, partiamo da un presupposto. Perché è importante seguire una traccia GPX e non utilizzare per esempio Google Maps? Allora, Google Maps ci dice semplicemente se noi vogliamo andare, non so, da Lago di Como a Milano, indirizzo via Garibaldi 32, faccio a caso, ci dice esattamente qual è la strada più breve di andare lì, se scegliere pedaggi o non pedaggi. Invece se noi, come nel caso dei miei video, sappiamo già un percorso, vogliamo passare in alcune stradine che magari ci fanno allungare il percorso ma sono più belle, sono più panoramiche, dobbiamo per forza seguire una traccia GPX. Allora, per seguire una traccia GPX, questa traccia è un file semplicemente che va caricato in un programma che legge la traccia GPX e la rende fruibile a noi tramite un navigatore. Google Maps purtroppo non legge tracce GPX, perché? Perché Google Maps non ha nel suo database, per quanto sia completo, tutte le stradine e i sentierini. C'è invece un'altra applicazione che utilizzeremo e che è fondamentale, un'applicazione gratuita, che si chiama Osmand. Ve lo scrivo qui sotto in sovraimpressione, vi lascio anche il link nella descrizione del video, se ve lo cliccate lì, ve lo scaricate, io prenderò le commissioni e diventerò ricco sfondato. No, sto scherzando, non ci guadagno un accidente se cliccate quel link. Comunque, questa applicazione è fondamentale, perché? Perché ha al suo interno, se vi scaricate le mappe topografiche di tutto il mondo. Ma topografiche, dico che ci sono dei sentierini che anche sono qua vicino a casa mia che io non conoscevo, c'è scritto tutto, non so come fanno, credo che sia una sovrapposizione di mappe militari, gente che segnala alcune cose all'interno del territorio, comunque ci sono delle cose allucinantemente dettagliate all'interno. Il vantaggio di questa applicazione, come vi ho detto, che è gratuita, potete scaricare 5 mappe regionali gratuitamente, dopodiché se pagate mi sembra 10 euro all'anno, e spesso è col 50% di sconto, potete scaricare qualsiasi mappa. E il vantaggio è che potete scaricarla e quindi funziona anche offline, a differenza di Google Maps. Quindi, quando abbiamo una traccia GPX, cosa succede? Dobbiamo semplicemente aprirla col programma Osmand, e questo è fondamentale. Fondamentale perché poi Osmand diventa come un roadbook che funziona anche meglio di Google Maps. Cioè Google Maps ti dice segui la strada, ma non è che ci dice c'è un rettilineo per 10 km, poi c'è una leggera curva a destra, poi una leggera curva a sinistra. È molto più grafico, intuitivo, lo vedi direttamente guardando Google Maps che c'è una curva o c'è un tornante. Mentre Osmand, quando c'è la funzione di navigazione, ti dice letteralmente c'è una curva U, c'è un tornante, c'è un rettilineo. E questo perché è fondamentale quando navighiamo chiaramente in off-road? Perché ti prepari chiaramente a sapere se c'è un tornante, se c'è una discesa, se c'è un rettilineo. Quindi tu sai sempre in anticipo che tipo di strada, non che tipo di terreno, ma che tipo di strada e che tipo di conformazione della strada stessa troverai. È letteralmente come un roadbook cartaceo, vi faccio un esempio, ve lo metto qua sopra il video, che utilizzano nella Paris-Dakar, per esempio, no? O come si vede nei campionati regionali di off-road, solo che lì fanno o manualmente che scorrono il roadbook, oppure sono quelli elettronici che il roadbook scorre. Osmand fa la stessa cosa solo digitalmente ed è una figata oltretutto perché poi questo programma, questa applicazione, quando faccio il tutorial che seguirà questo per come accamparsi con la moto, come piantare una tenda, dove piantare la tenda, è fondamentale perché avendo una topografia così estesa del territorio ci fa capire immediatamente cosa c'è intorno a noi, se ci sono posti tranquilli, posti meno tranquilli, quindi è fondamentale iniziare ad usarla. Adesso vi faccio vedere come invece creare voi un percorso
con Google, trasformare questo percorso in una traccia GPX e poi seguirla, che è quello che faccio sempre io nei miei giri. Cioè io vado su Google, vedo magari delle strade che mi piacciono, faccio il percorso, chiaramente parliamo di asfaltato, faccio il percorso e poi questo percorso qui Google non è che me lo fa esportare e seguire in Google Maps, ti fa solamente creare un file KML, che comunque adesso vedremo, e poi quel file lì lo devi trasformare in GPX e poi caricare su Osman. Comunque adesso vi faccio vedere tutti i passaggi a video, così ci capiamo direttamente meglio. Primo passaggio, andare su Google My Maps, non Google Maps, Google My Maps. Allora ragazzi, il primo passo è andare su Google My Maps, come vi ho detto. Non ho l'internet più veloce del mondo, quindi non vi stupite. Credo che sia necessario avere un account Google per utilizzare My Maps, quindi createvene uno, è gratuito. Qui ci sono tutte le mie mappe che ho utilizzato negli anni e andate qui in alto a sinistra e cliccate il pulsante rosso, crea una nuova mappa. Una nota per gli utilizzatori di Google Maps. Purtroppo Google Maps, purtroppo o per fortuna, se una strada è chiusa non ti fa calcolare il percorso. Vi faccio un esempio. Se io adesso vi dico di andare da Milano, ok, al Passo dello Stelvio, che al momento è chiuso perché come sapete chiude in inverno, mi dice impossibile trovare un percorso, ok, perché il Passo dello Stelvio adesso è chiuso. Se dico chiaramente invece Milano, un altro posto, Passo del Tonale, che è sempre aperto, ok, mi fa trovare un percorso. Allora, quello che faccio di solito io come primo passaggio è dare il nome alla mappa, così mi ricordo che tipo di mappa era. Allora, adesso la facciamo, che ne so, Milano, Tonale, Garda, ok? Un esempio. Quindi da Milano andiamo al Passo del Tonale, poi aggiungo una destinazione e voglio andare alle Viote del Bondone, Rifugio Viote, ok, perfetto. Poi voglio scendere a Malcesine, ok, lungo il lago di Garda. Poi voglio andare a Desenzano, tanto per fare un giro d'anello, e poi voglio rientrare a Milano. Potete anche mettere l'indirizzo, via della Spiga, ok. Io ho una casa lì, no scherzo, non è vero. Ok, questo è un bel giro d'anello. Va bene, mettiamo che io questo giro qui che mi consiglia Google, che chiaramente come sempre ti dà il percorso più veloce, non mi piaccia molto e ad esempio qui al lago di Iseo voglio fare un pezzettino di lago, ok? Voglio fare questa sponda qui che tra l'altro è la più bella, questa sponda qua fa cagare. Trascino questo pallino bianco che appare quando passiamo sopra la linea azzurra e lo devio qua, ok? Quindi in questo caso qui vedete che lui cerca sempre di farmi fare la strada che vuole lui. Però noi con questi pallini possiamo aggiustare il tiro, ok? Possiamo dirgli dove vogliamo passare. E anche qui per esempio io non so, sì mi fa passare dove voglio io, da Trento giù da Arco, il lago di Garda. Ma mettiamo che volevo fare, non so, una deviazione qui a, non so, a Desenzano, volevo passare dopo per Salò, posso sempre tirare su il pallino e fare questa deviazione, ok? Quindi adesso io ho creato il mio percorso in Google Maps, si salva da solo, il vuol dire che se io adesso esco, questo percorso qua è stato salvato, vedete che c'è questa nuvola, dice sono state salvate in Drive, vuol dire che è nel cloud. Chiaramente qua ci sono tutte le varie opzioni, posso aggiungere altri livelli perché mi sembra che ti fa mettere al massimo 15 punti, dopodiché devi creare un altro livello, quindi se io avessi messo, non so, oltre a Desenzano altri 7-8 paesi, dopo un po' finisce la possibilità di aggiungere e devi creare un altro livello. Adesso a me non serve, quindi lo elimino tranquillamente. Chiaramente ha tutte le funzionalità di Google, nel senso che posso vedere questo livello, lo togliamo, teniamo solo quello che serve a noi. Posso vedere la mappa base, che è questa, oppure posso vedere le varie mappe satellitari con rilievo, quindi posso studiarmi un po' bene. Allora, come vedete non è come Google Maps, quindi non ci dice i chilometri totali. Per vedere i chilometri totali dobbiamo cliccare su questi, scusate, questi pallini qui sopra
e scrivere indicazioni stradali. Allora, incorporo sul mio sito, dov'è che è indicazioni? Qui. Indicazioni stradali dettagliate. Qui vediamo il totale dei chilometri e più o meno il tempo stimato, 9 ore e 52 minuti. E qui ci sono le indicazioni stradali passo passo, cosa completamente inutile. Ora, questa cosa qui, anche se è di Google Maps, come vi dicevo, non posso trasportarla in Google Maps, cioè non posso dire a Google Maps fai questi passaggi che mi sono creato. Non so come mai Google non integra questa funzione. Comunque, quello che dobbiamo fare noi è semplicemente dirgli di esportare questo livello. Ok, quindi clicchiamo qua sopra e clicchiamo in esporta in KML o KMZ. Noi dobbiamo esportarlo nel formato KML, quindi clicchiamo su scarica e ci scaricherà, ci dice dove vogliamo scaricarlo, io lo metto sulla mia scrivania e mi scarica appunto il KML. Dopodiché noi andiamo su questo sito, semplicemente cercando su Google, convert KML to GPX, ok, è un sito gratuito. Noi carichiamo il file che abbiamo appena messo sulla scrivania e clicchiamo convert. Quindi lui ci mette un pochino, chiaramente da voi ci metterà molto meno perché il mio è un po' lento. Il file è stato convertito e adesso puoi scaricarlo. Download your new file here. Scarichi il file e te lo metti sulla scrivania. Puoi rinominarlo, l'importante è che conservi l'estensione del file. Io non ti consiglio di rinominarlo, tanto te ne frega poco. Comunque l'estensione deve essere sempre GPX. Se cambi l'estensione sono come i file JPEG. Se una foto invece che alla fine c'è appunto JPEG ma c'è appunto, che ne so, KML, Photoshop o comunque i programmi che leggono le foto non riescono a leggerla. Questo file qua, GPX, adesso io me lo mando per email, quindi dall'email mi arriva direttamente sul telefono. Se avete Apple potete mandarvelo con l'AirDrop, potete mandarvi un Dropbox, insomma qualsiasi modo per mandarvi questo file dal vostro computer desktop al telefono. Ok, quindi adesso andiamo a vedere come funziona invece una volta che abbiamo il file GPX per leggerlo sul telefono. Benissimo ragazzi, adesso andiamo sulla nostra mail. Mi sono appena inviato la mail e qui c'è il file che è da scaricare, quindi clicchiamo su scarica, scarichiamo il file, questo è 9,5 MB, adesso è 7,3 MB, scusate, quindi clicchiamo qui e io ho l'iPhone ma credo che su Android sia molto simile e in alto a destra mi appare questo pulsantino che è condividi e io clicco apri con Osmand, ok? E qui immediatamente praticamente mi fa visualizzare l'overview della traccia, che è questa qui in rosso, ok? Quelli con le stelline sono i punti a cui avevo detto di andare. Vi ricordate che avevo messo il passo e il tonale, avevo messo le Viotte e il Bondone, avevo messo Malcesine, scusate, poi avevo messo Salò e poi il rientro a Milano. E ci sono tutti i dettagli, qua 566 km a distanza, non c'è la gamma di altitudini, non so come mai in questo caso, di solito c'è, e quello che dobbiamo fare è innanzitutto, torniamo indietro, gli diciamo che vogliamo vedere la traccia, perché io ad esempio ho la Transitalia Marathon, la GPX, la traccia, e gli diciamo che la vogliamo vedere appunto sulla mappa. Quindi è visibile questa qui sulla mappa, perché chiaramente noi possiamo avere, io ho questa traccia qua che è la Transitalia, se no si sovrappongono. Quindi quando la voglio adesso seguire questa traccia, questo pulsante qui in basso a sinistra che sembra un segnale stradale, clicchiamo su vai e seguiamo la Milano Tonale Garda invece che la Transitalia Marathon GPX. Ok, quindi clicchiamo qui e adesso lui ci dice appunto che distanza c'è, il tempo, e clicchiamo su avvia. The trip is 566 kilometers, time is 12 hours 34 minutes. Grazie. You have been off the route for 146 kilometers. Okay. Continue for 20 meters and pass GPX Benissimo, waypoint Milano. grazie. Sì. You are passing GPX waypoint Milano. MI.
Route recalculated. Distance 240 kilometers. Time is 11 hours 47 minutes. Ok, spento il percorso, io non so come mai ho tutte queste impostazioni messe, chiaramente driving, profilo base, bici, piedi, sono tutte robe che posso disattivare chiaramente, adesso non mi ricordo, notifico SM, OMS, not offline, linee ISO IPSE, è veramente un cosa enorme, comunque fondamentalmente è quello il discorso. Questo qui è la Milano Tonale Garda, qua è appunto quello che adesso stava parlando, lo spegniamo. Qui ci sono tutte le opzioni, preferisci strade non pavimentate, io metto sempre così perché così magari fa trovare qualche sterratina, permetti l'accesso alle proprietà private, tiene conto di limitazioni temporanee, evita strade, puoi dirgli quali strade evitare, strada a pedaggio non pavimentate, niente traghetti, qui ci sono tantissime opzioni che potete tranquillamente andare a vedervi singolarmente. Comunque quello che ci serve appunto è una volta che abbiamo scaricato la mappa, cliccare avvia, adesso lui mi fa vedere che sono un po' fuori rotta, quindi mi indica dove andare e poi ritorniamo, quindi adesso io non abito esattamente ad Arco, quindi mi fa vedere che sono un po' fuori traccia e poi mi fa ripercorrere la traccia che viene evidenziata dal viola ed appunto sottostante c'è la traccia rossa, vedete che appunto mi dice fra 112 metri c'è una leggera deviazione a sinistra, poi fra 73 metri una leggera curva a destra. Qua in alto possiamo mettere tutte le opzioni possibili immaginabili, nel senso che possiamo mettere l'altitudine, ti dice anche la velocità reale temporanea presa dal satellite, l'ora a cui arriverai, le 3:23, come se partissi adesso, e un sacco di altre cose. A me mi è capitato alcune volte, adesso interrompo il percorso, mi è capitato alcune volte di sbagliarmi, nel senso che durante la Mille Sassi ho sbagliato strada perché probabilmente avevo cliccato sulla mappa e avevo inserito un indirizzo, avevo cliccato navigazione, quindi avevo inserito un altro posto dove andare. Non è facilissimo da usare chiaramente Osman come Google Maps, però se vedete qui ha tantissime. Adesso ho inserito anche le linee ISO-IPSE, che poi ve le spiegherò quando faccio il tutorial di come accamparsi, dove accamparsi. Comunque sono queste linee che indicano le varie altitudini. E quindi una volta fatto così possiamo semplicemente seguire il percorso. È molto pratico, molto comodo. Io vedo tutta Italia perché ho scaricato la cartina di tutta Italia, così non ho problemi. Almeno questa parte verde è quella parte topografica che ho scaricato, il restante non è a livello molto topografico, infatti se zoom mi fa vedere che non c'è molto dettaglio, mi dice se vuoi scarica i dettagli della Campania. È stato probabilmente recentemente aggiornato perché non c'era questa sovraimpressione verde. Ho scaricato anche un pezzo della Costa Azzurra e della Francia perché quando sono andato a fare la Via del Sale abbiamo sconfinato in Francia e quindi mi serviva. Ho scaricato una parte qua della Spagna perché ho in mente di fare dei percorsi qua in Spagna più avanti. Comunque qui vedete sotto controllo tutto quello che avete. Ecco, questo è un po' come si utilizza e come si segue una traccia GPX con questo programma, che comunque poi approfondiremo, come vi ho detto, nella seconda parte del tutorial su come accamparsi all'esterno con la moto. Ok ragazzi, chiudo il tutorial, nel senso che spero di avervi fatto capire come utilizzare la traccia, come leggerla e come seguirla. Si può andare molto più approfonditamente su Osman, nel senso che potete creare anche direttamente da Osman una traccia GPX. A me non è mai capitato, nel senso che faccio prima a cercarle e scaricarmele piuttosto che... Perfetto, una chiamata subito. Faccio prima cercarle e scaricarle piuttosto che crearmene da solo, a meno che non mi trovassi, non so, in mezzo al Pakistan, vedo una strada assurda, ma non è il mio caso. E quindi ecco, io lo utilizzo sempre così, con queste funzioni, e poi lo utilizzo appunto, come vi dicevo, per accamparmi. La figata è che se unite Osman a, per esempio, Wikiloc, non so se lo conoscete, è un sito fantastico, anche quello gratuito, in cui trovate
tantissime tracce per qualsiasi sport. Vi piace fare sci alpinismo, ciaspole, trekking, moto da strada, moto enduro, trial. A seconda della mappa di dove zoomate sono tantissimi utenti che condividono le loro tracce, i loro percorsi. A me è servito tantissimo. Adesso per esempio nel prossimo video che vedrete, se vi iscrivete al canale, andrò a fare la Morenica, che è una manifestazione giù in fondo al lago di Garda. Ho trovato, spippolando su internet, la traccia GPX dell'edizione passata, del 2021, e quindi vado a farmela in autonomia, perché comunque sono strade in pianura, sono sterrate, quindi non vado a cacciarmi troppo nei guai. Poi ho visto che sono sempre vicino ai paesi, quindi non è che vado a imbucarmi in mezzo alle Alpi o ai Sibillini. Ok, spero che vi sia stato utile questo tutorial, ne verranno altri. Ho in mente un bellissimo progetto che, se funziona, è il primo in assoluto in Italia. È una cosa un pochino tecnologica, ma che si accosta ai viaggi in moto. Ma se funziona, ragazzi, è il top, è una figata totale per quanto riguarda chiaramente i motoviaggi. Ok, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi, ciao, peace. Va di moda dire peace su qualsiasi tutorial.